Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Permettimi di raccontare cosa accadde 2 anni fa, quando la mia vita peggiorò. In quel periodo mia figlia aveva solo 3 anni. A causa del mio impegnativo lavoro avevo poche opportunità di trascorrere del tempo con lei. Pertanto, ogni prezioso momento passato con lei aveva un'immensa importanza. Aveva raggiunto quella fase in cui i bambini iniziano a pronunciare parole significative e apprezzavo quei momenti. Mentre ero preso dal mio lavoro, mia moglie svolgeva il ruolo di casalinga, assumendosi la maggior parte delle responsabilità genitoriali. Nel frattempo, lavoravo 6 giorni alla settimana, dato che ero stato recentemente promosso a una posizione per la quale non ero completamente qualificato. Tuttavia, la retribuzione era sostanziale. Inoltre, aspettavamo con impazienza l'arrivo del nostro secondo figlio. È stato un vero piacere essere in compagnia di mia figlia. Anche se ha iniziato a parlare un po' più tardi rispetto ai suoi coetanei, ora chiacchiera senza sosta. E io lo adoro assolutamente. Ascoltare le sue parole mi ricordava perché mi impegnavo ogni giorno per provvedere alla mia famiglia. Una domenica sera ho avuto il piacere di dedicarmi alla mia attività settimanale preferita, trascorrendo del tempo di qualità con mia figlia mentre guardavamo un film insieme. Il nostro fedele pitbull di 6 anni si unì a noi, aumentando il divertimento. Apprezzavo particolarmente i suoi commenti su ciò che accadeva sullo schermo. Se c'è un gatto, menziona il nome del felino di mia nonna. Quando appare un cane, chiama con entusiasmo il nome del nostro pitbull. Se vede qualcuno che mi somiglia, indica e esclama gioiosamente Data, il suo affettuoso termine per papà. Allo stesso modo chiama Cio, il suo modo di dire zio, qualcuno che assomiglia a mio fratello, e così via. Questo schema delizioso continua fino a quando si stanca o si addormenta. Al giorno d'oggi è difficile trovare film senza un accenno di romanticismo, e mentre evito di guardare film vietati ai minori con la mia bambina di 3 anni, la maggior parte dei film per adolescenti contiene scene romantiche. Alla fine abbiamo deciso di guardare Wonder Woman, che rientra nella categoria adatta alle famiglie e mi permette di legare con mia figlia. Inoltre presenta una forte supereroina femminile come protagonista e spero che instilli in lei un senso di potere e autostima mentre cresce. Tuttavia, si è verificata una svolta interessante durante una scena particolare del film, quando Gal Gadot, l'attrice che interpreta Wonder Woman, ha avuto un momento romantico con il personaggio di Chris Pine. Fu in questo momento che le cose presero una svolta intrigante. Mia figlia esclamò: «Quella è mamma e Udo!» Mentre si riferiva a sua madre come mamma e a me come Data, fui perplesso dalla menzione di Udo. Inizialmente pensai che avesse sbagliato, poiché spesso abbiamo parenti che ci fanno visita, ma non l'avevo mai sentita pronunciare il nome Udo. La mia curiosità si fece sentire e riflettei per alcuni istanti sulle sue parole, decidendo infine di riavvolgere la scena romantica per vedere se avrebbe ripetuto la menzione di Udo. Con mia sorpresa pronunciò nuovamente quel nome. Mi girai verso di lei, guardando nei suoi occhi innocenti e belli, e chiesi delicatamente: «Chi è Udo?» In risposta indicò il soffitto, lasciandomi completamente perplesso. Mi chiesi se intendesse indicare Dio o qualcosa oltre la mia comprensione. Per indagare ulteriormente, scelsi un film diverso con una scena romantica, curioso di vedere se la sua reazione sarebbe stata la stessa. Incredibilmente, mia figlia pronunciò ancora una volta esattamente le stesse parole. Mi portò a riflettere se stesse cercando di trasmettere un messaggio, anche se rimanevo all'oscuro del suo significato. La domanda «Chi è Udo?» divenne l'enigma più sconcertante di quel periodo. Alcuni potrebbero dire che non si può fare completamente affidamento sulle parole di un bambino, e normalmente sarei d'accordo. Tuttavia, durante quel periodo, lessi un articolo su un bambino di 3 anni straordinario che ricordava vividamente la sua vita passata e identificò persino il proprio assassino.
I bambini a volte possiedono una saggezza eccezionale, specialmente a quell'età. Sebbene la storia ruotasse attorno al concetto di reincarnazione, diverso dalla mia situazione, aveva lasciato un'impressione profonda su di me. I parallelismi in età e il mio recente incontro con quel racconto mi hanno fatto pensare che i bambini possedano una sorta di qualità profetica. Era una situazione strana e surreale, e il più grande enigma per me era scoprire l'identità di Udo. Naturalmente non potevo chiedere a mia moglie di Udo, poiché avrebbe potuto mentirmi. In quel momento avevo piena fiducia in mia moglie e mi aspettavo solo onestà da parte sua. Parlando di mia moglie, era nata in Medio Oriente ed era emigrata in America da adolescente con la sua famiglia. Era cresciuta nella fede islamica, così come i miei genitori, che erano anch'essi migrati dallo stesso paese. Tuttavia, ero nato qui negli Stati Uniti. Il nostro matrimonio, avviato tramite legami familiari, aveva goduto di un forte sostegno dalle nostre famiglie. Anche se entrambi ci identificavamo come musulmani, non seguivamo rigidamente le pratiche religiose. Osservavamo le tradizioni islamiche e partecipavamo alle festività e, occasionalmente, mia moglie sceglieva di indossare l'hijab. Rispettavo la sua autonomia in questa materia e non influenzava i miei sentimenti verso di lei. Aveva 26 anni e io 32. Attualmente era studentessa universitaria in psicologia e, prima di iniziare la nostra famiglia, aveva lavorato come insegnante di scuola superiore. Insieme avevamo deciso che sarebbe diventata una mamma casalinga per prendersi cura dei nostri figli. Io lavoravo come direttore finanziario presso una banca di prestigio. Nonostante la mia giovane età, ricoprivo una posizione significativa. Circa 7 mesi fa ci eravamo trasferiti nel nostro attuale appartamento a seguito della mia promozione, che includeva un notevole aumento di stipendio di oltre $40.000. Ora che abbiamo stabilito il contesto, procediamo. Ricordo di aver messo a letto la mia bambina quella notte, riflettendo sull'identità di Udo. Non mi passò mai per la mente di confrontare mia moglie, poiché accusarla di una questione così grave, senza prove concrete, sarebbe stato insensato. Inoltre, mia moglie era un'eccellente compagna sotto ogni aspetto. Era diligente, gestiva le faccende domestiche e preparava pasti deliziosi. La nostra vita intima era soddisfacente e non c'erano segni di problemi. Quindi, perché avrei dovuto accusarla di infedeltà basandomi solo sulla menzione di mia figlia di Mama e Udo in relazione a una scena di un film? Sembrava un'idea implausibile, forse originata dall'immaginazione di mia figlia. Accusare qualcuno senza prove concrete è una questione grave con conseguenze irreversibili una volta pronunciate. Il mio prossimo passo era scoprire la vera identità di Udo, nonostante il tormento causato dal pensiero che mia moglie potesse avere una relazione con questo individuo misterioso. Il giorno seguente avevo completamente dimenticato l'incidente e avevo proseguito con la mia routine abituale. Avanziamo velocemente di 2 mesi. Erano passati 9 mesi dal nostro trasloco nel nuovo appartamento. Un giorno, mentre passeggiavo con il nostro cane in un parco della comunità vicino a casa nostra, accadde qualcosa di intrigante. Ero accompagnato da mia figlia, mia moglie e il nostro cane. Incrociando casualmente un uomo che stava anche lui passeggiando con il suo cane dalla direzione opposta, notai subito il riconoscimento immediato tra i nostri cani. Sembravano conoscersi e il mio cane corse euforico verso lo sconosciuto e il suo cane. Rapidamente tirai il guinzaglio per impedire ulteriori interazioni. Guardai mia moglie, che sembrava evitare deliberatamente la situazione, non facendo contatto visivo e guardando dritto davanti a sé. Quando mia figlia vide l'uomo, lo chiamò Budo, Budo, con lo stesso livello di familiarità che avrebbe usato per qualsiasi dei miei parenti che conosceva. Tuttavia, la reazione dell'uomo fu diversa. Sembrava non conoscerla affatto. Ci ignorò completamente e continuò a camminare, trascinando il suo cane, comportandosi come un perfetto sconosciuto. In contrasto, feci contatto visivo con l'uomo. Gigli sorrisi cortesemente e lui ricambiò prima di proseguire per la sua strada. Questo strano incontro mi lasciò con la necessità di una spiegazione. Sebbene fosse durato solo pochi secondi, c'era un'energia imbarazzante intorno a noi che lo faceva sembrare molto più lungo. Guardai di nuovo mia moglie,
che continuava a guardare dritto davanti a sé, apparentemente ignara di ciò che era appena accaduto. Non potei fare a meno di chiederle chi fosse quell'uomo e se lo conoscessimo. La sua risposta fu evasiva, affermando che era solo un vicino di casa del piano di sopra, come se lo conoscesse appena. Intrigato, chiesi ulteriormente come nostra figlia conoscesse il suo nome se era solo un vicino di sopra. Mia moglie spiegò che l'uomo aveva l'abitudine di lasciare il suo cane senza guinzaglio e che il suo cane spesso veniva a cercare il nostro. Avevano interagito in diverse occasioni e lui salutava nostra figlia. Sembrava essere una spiegazione ragionevole, giusto? Tuttavia, rimaneva una preoccupazione persistente. Ricordate l'incidente di 2 mesi fa, quando mia figlia vide una scena romantica in un film e chiamò Mama e Udo? Bene, lo stesso Udo si rivelò essere la persona che mia figlia aveva appena chiamato, che si è scoperto essere il nostro vicino. Era solo una coincidenza o c'era qualcosa di più in questa misteriosa connessione? Non lo credo. Quando avevo precedentemente chiesto a mia figlia di Udo, aveva indicato il soffitto. È strano, vero? Ora mia moglie aveva confermato che Udo era effettivamente il nostro vicino di sopra. Non poteva essere una semplice coincidenza. Qualcosa di peculiare stava accadendo e ero determinato a scoprire la verità. Il comportamento di mia moglie era stato peculiare e segreto. Non avevo mai pensato che mi avrebbe mentito e non l'avevo mai colta in una bugia prima. Tuttavia, c'era una sensazione inquietante nell'aria. Camminammo in silenzio per il resto della nostra passeggiata dopo l'incontro con Udo. Pensieri su cosa fare affluivano nella mia mente e riflettevo su come la mia vita sarebbe stata sconvolta se mia moglie stesse effettivamente avendo una relazione con un altro uomo. L'idea che mia moglie fosse emotivamente vicina a un altro uomo mi disgustava, anche se le prove erano solo circostanziali. Ero disgustato all'idea. Prima di raggiungere il nostro appartamento, mia moglie notò il mio disagio e chiese cosa stesse succedendo. Risposi semplicemente con niente e rimasi in silenzio, perso nei miei pensieri. Quando arrivammo a casa, chiesi bruscamente a mia moglie il nome dell'uomo che avevamo incontrato. Sembrava turbata e affermò di non conoscerlo. La domanda improvvisa la colse di sorpresa e potevo percepire che sentiva il mio sospetto. Tuttavia, non era il momento giusto per affrontarla. Ero determinato a raccogliere delle prove. Era tutto ciò a cui potevo pensare. Il giorno seguente decisi di cercare risposte online. Trovai forum dove potevo condividere la mia storia e documentare le mie esperienze, così da non tenere tutto dentro. Inoltre, speravo di trovare sostegno e forse qualcuno che avesse vissuto una situazione simile e sapesse come determinare se mia moglie stesse avendo una relazione con Udo. Forse qualcuno mi avrebbe rassicurato sul fatto che stavo solo essendo paranoico e rischiavo il mio matrimonio senza motivo. Uno dei primi passi che dovevo intraprendere era scoprire il vero nome dell'uomo. Se il suo nome non era effettivamente Udo, forse Udo era solo il nome del suo cane. In tal caso, le mie sospette sarebbero cadute, poiché sarebbe stato impossibile che mia moglie fosse romanticamente coinvolta con un cane. Inoltre, mi resi conto che non avrei dovuto prendere troppo sul serio le parole di mia figlia, dato che aveva solo 3 anni e la sua immaginazione poteva essere molto vivace. Le persone sul forum suggerirono di assumere un investigatore privato per scoprire l'identità del nostro vicino di sopra. Non potevo andare a frugare nella sua posta o seguirlo di persona a causa del mio impegnativo programma lavorativo. Prendere tempo libero dal lavoro per tracciare i suoi movimenti e scoprire la sua professione sembrava allettante, ma assumere un investigatore privato sarebbe stato più conveniente, meno costoso e meno emotivamente stressante. Trovai un investigatore privato online specializzato in casi di infedeltà e già lì fornii il codice di accesso al mio appartamento, spiegando la mia routine quotidiana. Il suo primo compito fu scoprire il nome del vicino, dove lavorava, il suo orario e il tipo di relazione che aveva con mia moglie. La prima settimana dell'indagine fu piena di stress e attesa. Dovevo mantenere una sensazione di normalità attorno a mia moglie e continuare con la mia routine quotidiana come se nulla fosse. Volevo che abbassasse la guardia e non sospettasse nulla di insolito. Per raggiungere questo obiettivo,
mi assicurai di rimanere al lavoro più a lungo del solito. Era fondamentale per me non provare rancore verso mia moglie in questa fase. Ero ancora nel processo di ricerca della verità e tutto ciò che avevo era basato su speculazioni e prove circostanziali. Dopo una settimana organizzai un incontro con l'investigatore privato in una località prestabilita per ascoltare i suoi risultati. Condivise con me i risultati della sua indagine. Il primo nome dell'uomo era Ugo, ma non posso rivelare il suo cognome per ovvie ragioni. Ugo aveva 36 anni e aveva recentemente divorziato. Condivideva la custodia dei suoi 2 figli con l'ex moglie, che aveva ottenuto la loro casa precedente nel regolamento di divorzio. Per questo motivo viveva nel nostro palazzo di appartamenti. Ugo aveva una fidanzata ed era appassionato di fitness. L'investigatore scoprì che Ugo lavorava come responsabile logistico in una società di distribuzione, supervisionando un team di dipendenti, la maggior parte dei quali erano donne. L'investigatore mi consegnò una cartella contenente foto di mia moglie e mia figlia al parco per cani, sedute sulla stessa panchina con Ugo mentre i loro cani giocavano nelle vicinanze. Secondo l'investigatore, la loro interazione sembrava amichevole, ma non assistette a nessun contatto fisico o segni di affetto. Fino a quel momento la situazione non sembrava favorevole per mia moglie. Era inquietante vedere che mi aveva mentito sul fatto di non conoscerlo o il suo nome, quando c'erano diverse foto di loro che conversavano. Ora avevo un forte motivo per credere che mia figlia avesse ragione fin dall'inizio. Il nome Ugo suonava notevolmente simile a quello che mia figlia chiamava Udo. L'aspetto più inquietante era la possibilità che mia figlia avesse assistito a qualcosa di inappropriato tra loro. Continuava a disturbarmi pensare che non avevamo mai mostrato quel tipo di comportamento davanti a nostra figlia, nemmeno quando era un infante. Avevamo sempre mantenuto private le nostre dimostrazioni di affetto. Anche se descriverei la nostra vita intima come sana, non eravamo il tipo di persone affettuose al di fuori della camera da letto. L'investigatore privato mi chiese se volessi che continuasse le indagini e decisi di trattenere i suoi servizi per altre 2 settimane per vedere se poteva scoprire ulteriori informazioni. Onestamente, non ero completamente sicuro di cosa altro potesse essere rivelato, ma volevo esplorare tutte le possibilità. Speravo che l'investigatore scoprisse la verità, ma sembrava improbabile che avrebbe sorpreso mia moglie e Ugo a mostrare affetto pubblicamente, a meno che non accadesse nel mio appartamento o nel suo. Tuttavia, ero incoraggiato dalla relazione iniziale e desideravo approfondire l'indagine. Durante il briefing successivo, l'investigatore privato osservò che Ugo sembrava essere coinvolto con molteplici donne. Lo vide uscire con 3 donne diverse, 2 delle quali erano sue sottoposte, il che costituisce una chiara violazione in molte aziende. Tuttavia, non furono scoperte nuove informazioni riguardo mia moglie, a parte il fatto che passava del tempo con Ugo al parco insieme a nostra figlia. Nella 3ª settimana, chiesi all'investigatore di indagare sullo stato civile delle donne con cui Ugo aveva relazioni. Scoprì che una di loro era sposata e aveva figli, mentre l'altra era single. Non erano disponibili informazioni sulla terza donna. A quel punto iniziai a pensare che Ugo fosse una persona spregevole, coinvolta con le mogli di altre persone e abusando della sua autorità sul lavoro. Inoltre, sembrava altamente probabile che fosse coinvolto anche con mia moglie. Avevo bisogno di più prove per confermare se Ugo avesse effettivamente una relazione con mia moglie. Anche se già avevo prove del suo inganno, volevo sapere se stesse mettendo in pericolo la mia salute e potenzialmente mettendo in dubbio la paternità del nostro bambino. L'investigatore mi fornì una telecamera nascosta da installare in casa nostra, inclusa la nostra camera da letto, con istruzioni su come monitorarla da remoto. Nella prima settimana di sorveglianza non osservai nulla di sospetto. Non ci furono segni di Ugo che entrava nel mio appartamento. La seconda settimana produsse lo stesso risultato. Cominciai a considerare l'idea di rinunciare alla sorveglianza prima che mia moglie scoprisse la telecamera. Lei puliva meticolosamente tutta la casa ogni giorno, rendendo difficile mantenere nascosta la sua posizione. Contemplai di confrontarla basandomi sulle prove che avevo già raccolto e di chiedere il divorzio citando la sua infedeltà come motivo. Tuttavia, le prove di infedeltà erano deboli.
poiché avevo solo prove che mi aveva mentito. Potevo citare ciò che nostra figlia aveva detto, ma mia moglie avrebbe probabilmente negato tutto e non volevo mettere a rischio il loro rapporto. Era possibile che stessero svolgendo le loro attività nell'appartamento di Ugo, dove non avrei potuto raccogliere alcuna prova. L'investigatore privato non poteva semplicemente accamparsi sulle scale del nostro palazzo per sorvegliare la mia porta d'ingresso tutto il giorno. Arrivai a un punto in cui sentivo di voler rinunciare, ma non potevo abbandonare l'indagine in quel momento. Decisi di estendere le indagini per un'altra settimana e si rivelò essere un cambiamento di gioco. Le emozioni che provai furono come quelle di un giro sulle montagne russe mentre assistevo allo svolgersi delle prove. C'era una miscela di tristezza e umiliazione, ma anche un senso di sollievo che questo straziante calvario di 4 mesi stava finalmente raggiungendo una conclusione. Era passato un anno da quando ci eravamo trasferiti in questo appartamento e mia figlia aveva avuto ragione tutto il tempo. Mi aveva informato circa 4 mesi fa e ora avevo finalmente sorpreso mia moglie sul fatto. Lascia che ti mostri cosa ho visto sulla telecamera dopo che sono uscito per andare al lavoro. Mia moglie portò nostra figlia e il cane a fare una passeggiata. Quando tornarono, erano accompagnati da Ugo. Entrarono nel mio appartamento insieme, con i cani che li seguivano. Ugo seguì mia moglie mentre mia figlia camminava davanti a loro. Poi vidi Ugo avvicinarsi da dietro e abbracciare mia moglie, accarezzandola e baciandole il collo. Lei si girò e si baciarono appassionatamente. L'unico ostacolo tra loro era la gravidanza di 6 mesi di lei, che poteva essere mia o di Ugo. Questa prova conclusiva mi diede la sicurezza necessaria per confrontarla. Il loro incontro non si spingeva oltre i baci e le carezze. Infine si separarono e lui se ne andò. Mi ferì profondamente assistere a come ripagava il mio amore e il mio impegno. L'avevo sempre trattata con rispetto, mai ricorso alla violenza o all'ira, e avevo provveduto a tutte le sue esigenze, eppure non era stata capace di rimanere fedele o di dimostrarmi la lealtà che meritavo. Le sue azioni mettevano a rischio la mia vita avendo una relazione con un uomo che aveva molteplici partner, esponendomi a malattie sessualmente trasmissibili potenzialmente letali. Aveva tradito il solo sostentatore della nostra famiglia. Era il momento di avere una conversazione seria con lei. Quando arrivai a casa, la confrontai riguardo alla sua relazione con Ugo. Inizialmente negò di sapere di cosa stessi parlando e si comportò come se fosse ignara. Tuttavia, il timore nei suoi occhi rivelava la verità che aveva nascosto profondamente dentro di sé. Il suo segreto non era più tale. Le mostrai le foto di lei e Ugo insieme al parco. Fu in quel momento che finalmente ammise di conoscerlo. Confessò di averlo tenuto segreto perché temeva che sospettassi qualcosa tra loro. Nonostante la sua ammissione, continuò a mentire insistendo che si erano solo parlati e che nulla di inappropriato era accaduto. Fu allora che rivelai l'esistenza della telecamera nascosta, il che portò a sue grida di shock e imbarazzo. Inizialmente non provai rabbia o un'emozione travolgente, poiché avevo già versato innumerevoli lacrime nei 2 mesi precedenti. Lei cadde a terra prostrandosi e supplicando ai miei piedi. Le chiesi quanto tempo fosse durata la relazione e confessò che era iniziata 2 mesi dopo che ci eravamo trasferiti nell'appartamento, quindi era quasi un anno che durava. Per curiosità le chiesi come fosse iniziato tutto. Secondo lei si erano incontrati al parco e avevano iniziato a chattare. Lui si era spacciato per un allenatore di fitness con una piccola palestra nel suo appartamento. Sentendosi annoiata a casa, era salita da lui quando l'aveva invitata e così era iniziato tutto. Queste sono le sue parole, non le mie. È passato più di un anno da quel confronto, quindi ora sono relativamente più calmo, tuttavia le emozioni sono ancora vive e continuo a sentire il dolore per la mia reputazione macchiata da questa donna, anche oggi. Sembra che la gente mi guardi con disprezzo. C'erano lacrime da entrambe le parti e lei cercava di implorarmi di non divorziare, dicendo che avrebbe portato disgrazia a lei e alla sua famiglia. In sua presenza chiamai i suoi genitori e condivisi tutto ciò che aveva fatto. Ero certo che suo padre si sarebbe occupato di lei prima di me, dato che aveva anche mancato di rispetto alla sua famiglia. È ciò che ammiro degli uomini tradizionali del nostro paese d'origine.
Dissi a mia moglie che non poteva continuare a vivere con me nel mio appartamento. Non potevo cacciarla immediatamente, specialmente perché il suo nome era sul contratto di locazione e perché era incinta, sebbene la paternità del bambino fosse incerta. Le comunicai che avrebbe dormito in una stanza separata fino a quando non avessi trovato un altro appartamento da affittare per lei. Accettai di coprire l'affitto per 3 mesi mentre cercava un lavoro e, dopodiché, sarebbe stata da sola. Alcuni potrebbero aspettarsi che la cacciassi immediatamente, ma non è così semplice. Avevo bisogno che si prendesse cura di nostra figlia finché non trovavo una babysitter. Non potevo permettermi di perdere il lavoro o di perdere la concentrazione perché avevo molte responsabilità. Durante quel periodo non ero sicuro della paternità della gravidanza, rendendo la situazione piuttosto complessa. 2 giorni dopo l'aiutai a trovare un nuovo appartamento e a firmare l'accordo di divorzio. Volevamo evitare costi legali eccessivi, quindi optammo per la mediazione. Eravamo stati sposati per 5 anni, con lei che era stata casalinga per 4 di questi. Il suo reddito era significativamente inferiore al mio durante il suo impiego. Secondo l'accordo di divorzio, ero obbligato a fornire un assegno di mantenimento per 1 anno e mezzo. Lei non poteva tornare dai suoi genitori o altri membri della famiglia a causa della vergogna delle sue azioni. Praticamente tutti quelli che la conoscevano erano a conoscenza del motivo del nostro divorzio. Per quanto riguarda Ugo, scoprimmo in seguito che l'altra donna con cui era coinvolto aveva anche un fidanzato. Pertanto, condividemmo le prove della loro relazione con il fidanzato della collega, il marito della collaboratrice che aveva figli e il fidanzato dell'altra donna che non lavorava con Ugo. Tutti ricevettero copie delle prove della loro infedeltà. Abbiamo anche contattato il dipartimento HR e fornito loro le foto, ricordando loro che aveva violato la politica aziendale avendo relazioni con le sue sottoposte. Fortunatamente, la compagnia per cui lavorava aveva una politica contro tale comportamento, risultando nel suo eventuale licenziamento. Non avevo mai interagito veramente con Ugo prima, a parte scambiare sorrisi durante le passeggiate con i cani. Tuttavia, una volta deciso, lavorai diligentemente e spesi una notevole somma di denaro per rovinare la sua vita, proprio come lui aveva rovinato la mia. Finì disoccupato e dovette traslocare da quell'appartamento. Non sono sicuro se sapesse che ero stato io a causare la sua rovina, ma sono certo che mia ex moglie gli avesse detto qualcosa. Circa 6 mesi dopo che mia figlia mi informò della relazione tra sua madre e Ugo, mia ex moglie partorì. Anche se non vivevamo più insieme, andai in ospedale per verificare se il bambino fosse mio. Ugo è ispanico e le persone del mio paese hanno un colorito simile, quindi il bambino avrebbe potuto assomigliare facilmente a lui. Decidemmo di effettuare un test di paternità, ma i risultati non sarebbero stati disponibili fino al giorno seguente. Nessun altro era presente durante il parto, tranne me. Era diverso da quando era nata nostra figlia e tutta la comunità si era radunata in ospedale. La maggior parte delle persone aveva voltato le spalle a lei. Gli ultimi mesi della sua gravidanza furono colmi di rimpianto e disperazione. Ero lì solo perché c'era la possibilità che il bambino fosse mio. Lei implorò pietà e chiese perdono mentre giaceva sul letto del parto, proprio fino a quando non iniziò il travaglio. Fu sollevata vedendomi lì. Nel frattempo, inviai una lettera a Ugo dall'ospedale informandolo che aveva un figlio. Sorprendentemente, lui non si presentò. Mesi dopo, mia ex moglie mi disse che lui aveva iniziato a mostrare interesse solo quando lei aveva iniziato a richiedere il sostegno di mantenimento. Ora, mia ex moglie lavora a tempo pieno e conduce una vita impegnativa, guadagnando uno stipendio paragonabile a quello di un insegnante di scuola superiore. Non la definirei necessariamente una vita difficile, ma rispetto a prima è certamente più impegnativa. Nonostante il nostro accordo di divorzio prevedesse la custodia condivisa, ho ottenuto la custodia esclusiva di mia figlia per garantire che non vivesse in un appartamento fatiscente e non affrontasse una vita difficile. Ho una babysitter a tempo pieno, guadagno un reddito sufficiente e mi impegno notevolmente per fornirle condizioni di vita migliori. Grazie per aver ascoltato. Voi cosa avreste fatto al mio posto? Fatemelo sapere nei commenti. Alla prossima!